Ciao a tutti, oggi vediamo come realizzare questo piccolo portachiavi a forma di ranocchia. Il pattern è molto simile a quello che avevamo già visto con il peluche un po' più grande, ma cambia in alcuni aspetti. Per realizzarlo ovviamente ci servirà la nostra ciniglia verde e rosa, i due occhietti, un anellino da portachiavi e dell'imbottitura. Utilizzeremo un uncinetto 3,5. Partiamo subito. Partiamo con 2 catenelle, 1, 2 e andiamo a fare 6 maglie basse dentro la prima catenella che abbiamo fatto. Quindi 1, 2, mi porto dietro anche il codino di avviamento, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché mi sposto direttamente, quindi senza chiudere con una maglia bassissima, ma lavoro già nella prima maglia successiva, 2 maglie basse in ciascun punto per 6 volte, quindi una maglia bassa e un'altra maglia bassa nella prima maglia e abbiamo fatto 1. 2 maglie basse nella prossima maglia e abbiamo fatto 2. 2 maglie basse in quella successiva, 1, 2 e siamo a 3, 2 maglie basse in quella successiva, 1, 2, siamo a 4, 2 maglie basse in quella successiva e siamo a 5 e per l'ultima volta 2 maglie basse in quella successiva e abbiamo fatto 6 aumenti. A questo punto faccio una maglia bassa nella maglia successiva e 2 maglie basse nella maglia successiva, quindi un aumento. A questo punto facciamo il nostro punto puff, quindi carico sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, faccio come per fare una maglia alta normale, ma tiro fuori solo le prime 2 asole e non ricarico facendo la seconda maglia in questo modo, ma lascio l'altra asola sopra, carico il filo, sempre dello stesso punto entro e rifaccio la stessa cosa per la seconda volta, carico, entro, tiro fuori solo 2 asole e siamo a 3, carico il filo, tiro fuori solo 2 asole, siamo a 4, carico il filo, tiro fuori le 2 asole, siamo a 5. A questo punto avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto con un'unica maglia. A questo punto nella maglia successiva vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, quindi una l'abbiamo fatta, faccio la seconda. Dopodiché per 2 volte faccio una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa nella maglia successiva, 2 maglie basse nella maglia successiva. Di nuovo una maglia bassa nella maglia successiva, 2 maglie basse nella maglia successiva. Di nuovo il nostro punto puff, quindi carico per 5 volte, entro e faccio una mezza maglia alta. Cioè non una mezza maglia alta, ma come per fare una maglia alta, ma tiro fuori solo 2 asole. Quindi siamo a 2, 3, 4 e 5. Ho 6 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme. A questo punto nella maglia successiva faccio 2 maglie basse nello stesso punto, quindi un aumento. Nella maglia successiva una maglia bassa normale, nella maglia successiva 2 maglie basse normali, quindi un aumento. A questo punto per 6 volte dovrò ripetere questo pattern, quindi il pattern è 2 maglie basse in 2 asole e un aumento per 6 volte, quindi una maglia bassa, un'altra maglia bassa,
un aumento. Questo c'è il nostro punto puff, lo lavoriamo normale, una maglia bassa, una maglia bassa e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e siamo a 2. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa e un aumento, e siamo a 3. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa, un aumento, e siamo a 4. Una maglia bassa, un'altra maglia bassa e un aumento, e siamo a 5. Per l'ultima volta una maglia bassa, un'altra maglia bassa e un aumento. A questo punto andiamo a fare 24 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatte le nostre 24 maglie basse, dobbiamo praticamente fare il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Quindi se prima facevamo 2 maglie basse e un aumento per 6 volte, adesso facciamo 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Quindi faccio una maglia bassa, faccio un'altra maglia bassa e faccio una diminuzione, cioè entro, tiro fuori, non chiudo, entro nella maglia successiva, tiro fuori, ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme. Ho fatto una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, 1, 2 e chiudo, e siamo a 2. 2 maglie basse, 1, 2, una diminuzione e siamo a 3. 2 maglie basse, 1, 2, diminuzione e siamo a 4. 2 maglie basse, 1, 2, diminuzione e siamo a 5. 2 maglie basse, diminuzione e siamo a 6, abbiamo fatto l'ultima. A questo punto andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 1. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 2. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 3. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 4. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 5. Una maglia bassa, una diminuzione e siamo a 6. Dopodiché nella maglia successiva faccio una maglia bassissima. Prendo le mie forbici e taglio il filo e tiro, lasciando ovviamente un po' di coda. A questo punto prendo i miei occhietti e vado a posizionarli. Ho acceso una luce in più perché non si vedeva molto bene, praticamente alla base dei miei 2 punti puff, quindi uno qui e l'altro qui, e andiamo a mettere le sicure, quindi una e 2. E gli occhietti li abbiamo messi. Poi dobbiamo fare la boccuccia, quindi prendo il mio ago da lana, ci ho già legato il mio rosa, praticamente sulla stessa linea degli occhi
c'è una catenella di qua, una maglia di qua, una maglia di là, le saltiamo, quindi praticamente lavoriamo le due centrali in questo modo, vedete? Mettiamo l'ago da lana in questo modo, facciamo passare, lasciamo una codina e di nuovo ripassiamo, ed è una, ripuntiamo qua e facciamo uscire sotto. Ecco qua, la boccuccia è fatta. Dopodiché faccio un bel nodino qua dietro. Allora, non bisogna stringere né troppo poco, ovviamente, non deve essere neanche lasco, però non bisogna stringere troppo la boccuccia, se no va indietro e la perdiamo. E allo stesso tempo non faccio troppi giri col l'ago, perché se diventa spessa poi sta male. Quindi 2 passate semplici col rosa e la boccuccia è fatta. A questo punto prendo l'imbottitura, più o meno così, e la mettiamo dentro alla nostra ranocchia. Piano piano la riempiamo tutta bene in modo da equilibrare la densità. Ok, sempre prendiamo il nostro ago da lana e lo mettiamo, lo attacchiamo alla nostra codina. A questo punto molto semplicemente entriamo da parte a parte in questo modo in tutte le asoline del corpo della rana. Allora, il mio consiglio in questo caso e in ogni caso quando voi dovete fare il fondo di un amigurumi piuttosto che comunque di un qualcosa di sferico è di arrivare circa a metà e poi iniziare già un po' a tirare, perché cosa succede? Soprattutto magari quando è così piccolo no, ma quando sono un po' più grandi succede spesso che se voi fate prima tutto il giro e poi tirate, la tensione, diciamo, che si crea nell'anellino diventa tale che vi spezza il filo e quindi poi non andate più a recuperarlo. Quindi una volta fatto tutto il giro stringete, lo fate passare in questo modo fino al centro e a questo punto fate un nodino così, dopodiché andate a nascondere in mezzo al corpo del nostro amigurumi il filo in eccesso in modo che sia ben fermo. Dopodiché possiamo tagliare e andiamo eventualmente a nascondere la punta che è fuoriuscita. A questo punto prendiamo il nostro gancetto portachiavi, lo apriamo il più possibile e lo andiamo a incastrare qua dentro. Allora, la cosa importante quando si fa questa operazione è, a parte non far uscire l'anello dall'altra parte, è quella di prendere bene il punto, cioè non deve prendere solo un'asola della maglia, perché sennò ve ne accorgete subito perché tira e diciamo tira un'asola senza facendo diciamo pressione sul punto. Invece in questo modo vedete ha proprio preso l'intera maglia e infatti è un aggancio più solido, sempre che appunto lo chiudiate bene, non come me. Si va a chiudere bene volendo anche con l'ausilio delle pinzette. Ok, una volta chiuso, ecco qua, lo girate e avete fatto il vostro portachiavi. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita,
Fatemi sapere se vi è piaciuto il tutorial nei commenti o lasciando un like e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!